E bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video degli Horizons, bentornati in una triade di ristoranti, il mio format preferito. Ci troviamo quest'oggi all'Arco della Pace per dare via al primo video della triade. Questa sera si vola in India. Bomber, hai detto India, ma ti sei dimenticato di sottolineare che questa nuova triade sarà quindi ambientata tutta in Medio Oriente. Vabbè, risolto. Detto ciò, buon appetito! Ristoranti indiani ce ne sono a centinaia, ma il Tara ristorante ci ha attratti per l'atmosfera misteriosa della sua location. Circondati dai suoi colori caldi e dalle lampade a forma di fiamma ardente, eravamo pronti per immergerci nei sapori autentici dell'India del Nord. Appena entrati l'atmosfera è fantastica, come in tutti gli altri posti dove siamo andati, entri veramente nel clima, sia gli odori, i lampadari, i tessuti, le tende, cioè sei immerso completamente nella loro cultura. Tanta roba, bella bella. Allora, per questa sera abbiamo pensato di prendere una prima portata di antipasto misto e una crêpe di lenticchie, per poi proseguire con il piatto principale a testa fatto di o tandoori o di curry, accompagnato poi tutto da pane indiano e da riso. Concluderemo poi con un tipico dolce indiano. Pronti a mangiare, Prego. È arrivato il bomber, ci ha portato gli antipasti misti, di cui abbiamo la certezza solo del chicken roll e dell'anello di cipolla. Adesso andiamo a scoprire cosa sono le altre cose, ma ci sembra comunque carne e verdura pastellata. Ci ha portato due salsine, quella rossa più piccante e quella bianca un pochino più dolce. Per adesso ho assaggiato quella dolce, ha un leggero sentore di menta, comunque alle erbe, molto delicato. La piccante. Non prendete il piccante! Si è autocitato. Cominciamo bene. Mi raccomando, non prendete il piccante. Anestetizzo la prima. Infatti l'ultimo pezzo che avevo su ancora un po' di piccante l'ho praticamente sotterrato con l'altra, perché Dolce e piccante è la miglior combinazione che c'è. Dolce ma non troppo piccante. Fagli un tagliettino. Mi sto arrabbiando. Assaggio il chicken roll. Molto morbido, la pasta è tipo della classica piadina nostra italiana. All'interno c'è del pollo e delle verdure speziate, la spezia non sovrasta troppo i sapori. Allora, abbiamo scoperto che questo con l'impasto chiaro è ripieno di patate e zucchine, mentre quello scuro ha dentro anche un po' di curry, che rende il tutto un pochino più speziato e saporito, più curroso. Le portate principali invece sono il curry d'agnello cotto nella crema di lenticchie, il curry tu l'hai preso di gamberi con crema di yogurt e cocco, e poi abbiamo preso un tandoori misto, tandoori quindi vuol dire che sono cotti nel forno d'argilla, ed è misto, quindi abbiamo maiale, agnello e pollo. Ci hanno portato tutte le portate insieme, quindi ci divideremo come ogni volta un po' tutto di tutto. Tanta roba. Ho assaggiato l'agnello con la crema di lenticchie, è talmente densa che è quasi farinosa, è veramente buono e si sente un casino il curry, veramente buonissimo. Cicetto, tu hai già assaggiato il cocco? Si sente un sacco l'acido dello yogurt e un sacco anche la polvere di cocco. Si sente proprio che scrocchia sotto i denti. Ho appena mangiato il pollo tandoori, un po' asciutto, sicuramente sarà un pezzo di petto. Anche in questo caso la spezia non prevale sul piatto, quindi rimane comunque molto delicato. Io sono abituato a mangiare l'indiano ma molto più speziato, quindi devo dire che mi sto trovando davvero bene. Io mi aspettavo la carne un po' più secca, invece devo dire che è veramente morbida per essere cotta in un forno. Invece Evidentemente essendo d'argilla. esatto, non è stopposa. E gli dà quel sapore tipico indiano. Tipico argilloso. Però cioè, ti dà l'idea proprio No, di sì, essere, cioè comunque, nonostante siano obiettivamente delle carni al forno, cioè gli basta un tocco di spezie, probabilmente la cottura così particolare che cambia completamente il sapore. Come dicevo prima, di accompagnamento abbiamo preso due tipi di riso, uno al limone e uno con dentro le mandorle e il cardamomo, mentre per quanto riguarda il pane abbiamo preso tre pani diversi. Abbiamo preso il pane classico roti, che è il pane con la farina integrale non lievitato, abbiamo preso un pane naan che è fatto con il latte e un altro pane naan ma con il formaggio dentro. Ok, non è servito a niente se non ustionarmi le dita. Comunque c'è da dire che tra tutti i ristoranti che abbiamo fatto, al di là del brasiliano che era un all you can eat, questa sera siamo veramente soddisfatti, belli pieni, usciamo con la pancia piena. Sì, e Gigi un po' i tre dolci che abbiamo preso. Non abbiamo preso ancora niente, Vabbè, ci è andato solo il menù. Però cosa che abbiamo intenzione di prendere?
Non lo so cosa volete voi. Io sto qua che prendo, io non voi, cioè. Io prendo il gulab jamun, che è praticamente un dolce tipico loro a base di latte, farina e zucchero. Ma è di Soresina al latte. E perché? Il latte ovviamente dalle mucche soresinesi. E perché è viola? Se c'è latte, farina e zucchero. 3 ingredienti bianchi, perché è viola? Non lo voglio sapere. Ah, ma è scritto anche dentro. È dentro, Ah, ok, sì. pensavo dentro fosse bianco. È dolce, parecchio dolce ovviamente. È tipo crema di latte, se si può dire. È un po' pastoso, Cioè non è che va giù facilmente, si incolla un po' ai denti, però è buono. Io sul consiglio del cameraman mi prendo un kulfi di pistacchio, che è il tipico gelato indiano al pistacchio. Bello porzionato. C'è talmente tanto pistacchio, talmente tanto concentrato che è fin pastoso. È molto molto denso. Sembra gelato compatto. Quindi è un semifreddo. No, è un tipico gelato indiano. Dobbiamo licenziare il cameraman. Dicevo, è veramente buonissimo. Io invece vado di kheer, che è un budino di riso con mandorle, uvette e zafferano. Allora, già che ci sono le uvette, secondo me Ha un aspetto molto simile al porridge, quindi me lo aspettavo un pochino più denso. Vuoi assaggiare? Puoi assaggiare? Sembra ci sia dentro il riso proprio. Sembra... io pensavo fossero pinoli dalla grandezza che hanno. È un budino un po' alternativo. Adesso che mi è venuto in mente che c'è dentro lo zafferano, effettivamente ha un leggero retrogusto di zafferano. È un risotto alla milanese praticamente. Quindi questa prima esperienza in Medio Oriente direi che è stata super soddisfacente, siamo belli satolli. Decisamente. Quanto abbiamo pagato che non ho sentito? 105. 105. Si preannuncia una bella triade. E niente raga, come sempre vi ricordiamo di seguirci su YouTube, su Instagram per avere qualche spoiler, spolliciate, attivate la campanellina. Niente raga, al prossimo video. Bella raga. Chuck 1. Passiamo al mio budino di riso, che ha un aspetto molto simile al porridge, quindi me lo aspettavo un pochino più denso. No. Vuoi assaggiare? Puoi assaggiare? Sì. Va bene. Fallo assaggiare a te. Che bomba. Adesso voglio saperlo da te. Ma ci sono dentro i pinoli? Mandorle. Sì, beh, in realtà non si Sembra ci sia dentro il riso proprio. Sì, Sembra... io pensavo fossero pinoli dalla grandezza che hanno. No, sono mandorle. Comunque sa praticamente del riso che abbiamo mangiato prima. Ok, era quello che è avanzato, ci hanno messo dentro lo yogurt. Però, allora, è un budino di riso, quindi deve sapere per forza di riso. Però molto buono. Molto dolce. Ma buono, cattivo, sa di riso, ma di riso buono, di riso cattivo. Ma non ha un vero gusto. Dammi il microfono. Sa di riso. Anche a me. Sì, non è che ha proprio un gusto predominante, cioè è abbastanza... Sa di riso. Sì, è abbastanza in sapore, però ci sta, è buono, cioè... È un budino un po' alternativo, cioè com'è che si può definire? Non ha sapore, via. Sa di riso. Scusa, di cosa sa? Di cosa sa? Scusami, Felice. È un budino di riso, sa di riso. Di cosa sa? Allora, però, adesso che mi è venuto in mente che c'è dentro lo zafferano, effettivamente ha un leggero retrogusto di zafferano. Non l'ho sentito io, secondo me sa di riso e Una basta. cucchiaia e basta, adesso che io ne ho mangiate 3-4 di fila, adesso effettivamente effettivamente lo zafferano inizia a saltare fuori. Effettivamente lo zafferano inizia a saltare fuori. Sa di riso. Sa di riso. È un risotto alla milanese praticamente.